Andando a quote elevate, soprattutto sopra i 2500 metri, c'è una riduzione della pressione barometrica e quindi c'è una riduzione dell'ossigeno che noi acquisiamo, che entra nel nostro corpo. E quindi abbiamo tutta una serie di risposte immediate proprio per controbilanciare questa situazione, e in particolare c'è un aumento della frequenza cardiaca ed è immediato, un aumento della ventilazione, e poi ci sono delle risposte che sono un po' più tardive. Vuol dire che se io rimango in quota per una settimana, 10 giorni, ho una risposta anche dal punto di vista della stimolazione del midollo osseo, e quindi c'è un aumento dell'emoglobina, ok? Che chiaramente, essendo il trasportatore principale dell'ossigeno, aiuta ad adattarsi, acclimatarsi appunto alla quota. L'acclimatamento è un processo che appunto ci porta ad adattarci a quote più alte, quindi con una minor quantità d'ossigeno. Noi riusciamo in qualche modo a tollerare per un certo periodo la permanenza oltre queste quote. Ovviamente noi non possiamo esporci per esempio ad una quota di oltre 5.000 metri in modo immediato. Dobbiamo seguire un processo in cui il nostro organismo ha il tempo di adattarsi, e di solito quello che viene suggerito è che per quote superiori ai 2500 metri non dovremo dormire ad oltre 600 metri dalla quota precedente ogni giorno, e magari ogni 2-3 giorni fare una pausa e dormire a quella quota, e poi progressivamente spostarci a quote più elevate. Tant'è vero che per arrivare per esempio al campo base dell'Everest normalmente i trekking impiegano all'incirca 10-15 giorni, che se lo guardiamo è proprio il periodo raccomandato per potersi acclimatare. Scalare una montagna così alta ha sicuramente tanti rischi. Da una parte le temperature, ok, quindi il rischio magari di sviluppare dei congelamenti o anche uno stato di ipotermia, ma soprattutto questa diminuzione dell'ossigeno. E se ci esponiamo troppo velocemente ad una quota troppo alta quando non siamo acclimatati, si possono sviluppare le cosiddette malattie ad alta quota, che iniziano col mal acuto di montagna, una patologia che è caratterizzata inizialmente da mal di testa, ma si associa anche a tanti altri sintomi, soprattutto nausea e vomito, e poi si ha senso di spossatezza, debolezza, vertigini. E quando ci esponiamo però per tanto tempo o a quote tanto elevate, questa malattia si può aggravare, quindi si può accumulare dell'acqua nei tessuti del nostro corpo, e quindi si hanno due forme più gravi. Quando l'acqua si accumula soprattutto nei polmoni avremo una forma cosiddetta di edema polmonare ad alta quota che non ci permette di respirare bene, e quando invece questo edema si sviluppa nel cervello potremo avere il cosiddetto edema cerebrale, che ci può portare ad uno stato di coma e poi di morte. Queste malattie le possiamo prevenire con dei farmaci, ma sicuramente il modo migliore è con un corretto acclimatamento. Sappiamo tanto sul sesso maschile perché gli studi pubblicati fino adesso sono prevalentemente sui soggetti uomini, poco sulle donne perché diciamo che sono state meno studiate, però questo è l'aspetto sicuramente interessante di questa spedizione, in cui abbiamo donne giovani, in cui andiamo a vedere se ci sono differenze sia dal punto di vista di prestazione ma anche dell'acclimatamento alle altissime quote, quindi sarà tutto da scoprire.